Ci troviamo alla stazione nord di Dalian, rotta Shenyang. La conoscete? Immagino di no. Shenyang, un tempo capitale della Cina, sotto il nome di Mukden, è stata la capitale dell'ultima dinastia imperiale, ovvero quella dei Qing. Quindi non aspetto nient'altro che andare a visitarla e farvela soprattutto vedere. Ma soprattutto concentriamoci ora sul mezzo che andremo a prendere per andare alla nostra destinazione, ovvero i famosissimi Gaotie, quelli che forse voi conoscete più semplicemente come Shinkansen. Andiamoli a vedere, dai! Ed ecco a voi il treno proiettile cinese. Questo è il mezzo che ci porterà dalla stazione di Dalian fino a Shenyang. Dovrebbe essere uno dei mezzi su terra più veloci come appunto treno, ecco. E sono veramente super gasato, è la mia prima esperienza su un treno del genere, quindi dai, iniziamo questo viaggio. Ci abbiamo messo circa 2 orette fra le pianure e le città cinesi e in pochissimo siamo arrivati a Shenyang. Arrivati finalmente alla stazione di Shenyang, qua già le temperature del Dongbei si fanno sentire e infatti già la giacchetta pronta all'uso e mi sa che fra qualche ora dovremo metterci anche qualche vestitino in più. Ma per ora andiamo verso l'hotel e poi vediamo che cosa fare. Siamo arrivati da qualche parte vicino al nostro hotel in una strada di questo tipo, quindi abbastanza diroccata eccetera, e stiamo cercando di capire appunto dov'è il nostro hotel, che immagino sia abbastanza una bettola. Andiamo a chiedere a un locale sperando che sembra che il signore che ci ha fermato a caso effettivamente era del nostro hotel. Vediamo dove ci porta. Come la vedi? Guarda l'entrata, vieni. Bassiamo la testa. Bassiamo la testa. Tutto molto nuovo, vedi il quadro elettrico, guarda. Sì. Guarda i cavi spezzati. Dai, Molto sicuro. dentro già non è. Prime impressioni della stanza. Tripla. Lo vedete? Piccolina ma accogliente. Che dici? Però vabbè, dai. La doccia è quello che è, cioè nel senso, c'è il soffione sopra la turca che puzza. Per quello che abbiamo pagato potrebbe andare bene. Magari sentiamo com'è il materasso. Ti devo dire, prova del pugno. Per le nostre schiene non la vedo molto vedi bene. vedi questo marmo. Questo è più morbido, senti? Madonna. Buona fortuna a noi. Questa notte. Essendo oramai tardi, abbiamo deciso direttamente di andare in un mercato notturno per Abbiamo trovato cena. un posto per mangiare. Vediamo cosa ci offre la casa. Cosa vede, signor Andrea? Ci dica, ci illumini. Anatroccole. Anatroccole. Guarda quante. Il mercato notturno in cui ci troviamo si chiama Lao Beishi ed è uno dei più famosi di tutta Shenyang, un po' per la sua atmosfera vivace, colorata, piena di musica dal vivo, luci ovunque, cibo e snack di ogni tipo, ma anche perché, come vedrete tra poco, qui succede qualcosa che non ci si aspetterebbe affatto.
Eccoci qua che siamo al piatto forte della serata, sembra. Guardate tutte le persone pronte per qualcosa che dovrebbe succedere. Chissà che cosa. Eccolo! Guardatelo! Spettacolo durato solo 10 minuti, ma sembrava di stare in un sogno. Fenici luminosi che volavano nel cielo sopra di noi, guidati poi da droni, sì, ma nascosti dove? All'interno dei costumi così ben fatti che veramente sembravano vivi. E poi all'improvviso lui, un drago gigantesco, lungo più di 5 metri, che si muoveva tra la folla. E quando ha cominciato a sputare fuoco, ragazzi, lì ho capito che questa serata non me la sarei mai più dimenticata. Shenyang, prima notte, e già mi hai lasciato a bocca aperta. Il primo giorno è passato, il secondo giorno sta per iniziare con la prima tappa di oggi, ovvero la città imperiale di Wugong, un tempo, come ho detto, chiamata Mukden. Questa è l'entrata della città imperiale. Guardate che roba, letteralmente in mezzo alla città. Niente piazze, niente di niente. Vediamo cosa ci Passeggiatina verso il cuore del palazzo imperiale, ma ragazzi, quante cavolo di persone c'erano. Comunque, una nota interessante rispetto ai monumenti in Cina è che ci sono tante persone proprio come loro, ovvero ragazzi e ragazze che si travestono con i vestiti tradizionali cinesi, per giunta con gli amici, per farsi le foto e i video da postare sui social. E anche qui controlli di sicurezza. 全价票立正请进。全价票立。 Guardate lì che figata. Questo forse è tipo il primo tempio. Prima di entrare nel palazzo, lasciate che vi racconti un attimo la sua storia. Come vi dicevo, questo è il palazzo imperiale della dinastia Qing. Ma ecco la cosa più interessante. Anche se i Qing sono passati alla storia come l'ultima dinastia cinese, in realtà non erano cinesi, e anzi erano un popolo del nord, i Mancesi, e proprio da qui, dalla città di Shenyang, che all'epoca si chiamava Mukden, partirono per conquistare tutta la Cina, e da popolazione esterna riuscirono a prendere il potere e a fondare una nuova dinastia che avrebbe governato il paese per quasi 300 anni. Questo palazzo quindi non è solo una residenza imperiale, è la prova concreta di un'epoca in cui i Qing non erano ancora imperatori e neanche ancora cinesi. Ed è da qui che tutto è cominciato. Questa è la torre della Fenice. Andiamo finalmente a vederla dopo tipo troppo tempo di fila. La visita in realtà è stata abbastanza veloce, sono state più le file che abbiamo dovuto fare per girare, ma comunque super interessante, anche perché c'erano stanze con abiti reali, ornamenti, perfino piatti con il cibo dell'epoca, come vedete, e sì, anche le latrine imperiali. È incredibile quante cose quotidiane dei Qing siano state conservate. Siamo arrivati finalmente al centro di questo enorme complesso di palazzi della dinastia Qing e finalmente siamo al centro. Guardate che bello sto palazzo centrale, è assurdo. Entriamoci dentro e vediamo com'è. Come praticamente sempre oggi, super affollato. Allora, devo dire, in realtà è una semplice stanzetta con il trono, però devo dire che sono rimasto impressionato dalla quantità di dettagli, veramente figo. Allora, esperienza al Wugong finita e ora per finire la serata stiamo andando a cercare
un ristorante in questo quartiere super figo, guardate, tutte le luci, tutte le insegne. Sembra che in ogni angolo della città ci sia sempre una festa. Cosa ne pensa Andrea? Poca gente, come sempre in Cina, guardate, c'è giusto 2 persone, sempre vuota sto paese, io non capisco. Poi solo stranieri, vedi? Solo stranieri, esatto. Io mi chiedo sempre, ma quanti cavolo di cinesi ci sono in Cina? Perché l'unico straniero che ho visto è il qui presente Siam, perché massimo vedi qualche drago, guarda. Esatto, come questo qui. Durante la nostra passeggiata notturna abbiamo fatto un incontro piuttosto insolito. A few moments later. Che roba. Non riusciamo a trovare un ristorante perché troviamo troppe attività, troppe cose da fare, è assurdo. No, infatti, non riusciamo mai a trovare un posto. Sta piazza è assurda. Cioè ci sono le luci, ci sono i tamburi, ci sono i concerti dal vivo. Cioè siamo qua, tipo avremmo trovato un ristorante in 10 minuti e siamo da un'ora fuori a fare foto, a cantare, come avete visto. Cioè assurdo. Vai, ciao. I cinesi che cantano e ballano e i cinesi che li guardano. Ancora alla ricerca di un ristorante per la città, sembra complesso, però come al solito qua in città troviamo cose fantastiche da vedere, tipo questo. Cioè guardate che cos'è sto posto. Sembra esserci una specie di live in corso. Alla fine siamo finiti a mangiare in un buco che non ho osato farvi vedere. Un'altra giornata qua a Shenyang è giunta al termine. Domani ci aspetteranno altre sorprese, altri luoghi fantastici da visitare e cavolo ragazzi, ve lo devo dire, oggi mi sono divertito un sacco. Fra canzoni, fra foto con i bambini, persone che ci chiedevano la qualunque perché pensavano che fossimo dei divi del cinema, non lo so. È stato veramente veramente fantastico. Più che i luoghi che abbiamo visitato, veramente le esperienze, le persone, è stato tutto fantastico. E ora, ultima cosa prima di tornare a casa, ovvero le motorette. Come forse avete visto, qua in Cina tutto funziona con il QR code, funziona con le applicazioni come Alipay e WeChat, e ora torniamo a casa con un QR, prendendoci una motoretta, frecciando fra le vie della città. Tra 250 metri, gira a sinistra su Bao'an-Siyi. Ni hao. Destinazione raggiunta. Allora, siamo tornati a casina e diciamo che abbiamo abbastanza paura, vero? Paura di quello Non che... abbiamo fatto il rito. Sì, quale dircelo? Però il rito è che devi accendere 2 zamperoni, uno fuori, uno dentro la camera, e lo spray.
lo spray per gli insetti, almeno devi consumarne, non so, 300 ml. E poi inizi a vedere i risultati, cioè le blattine, no? Quelle piccole così che cadono per terra. Pum, pum, pum. E oggi siamo dimenticati, quindi entreremo e probabilmente ci sarà, non so, il Vietnam in camera. Proviamo, vediamo. Come siamo messi? Ecco, faccio qualcosa che si muove. Sopra la TV. Vabbè. Direi anche. Per terra. Questa è viva? Si capisce. Morta. Terzo giorno qua a Shenyang. La meta di oggi è il parco Beiling o Beiling Gongyuan e ci andremo con le motorette, quindi venite con me e andiamoci un attimo a divertire. Dai. Prenotiamo e... I boys! Vai. E si parte! Giovanotti! Abbiamo speso 5 yuan. Quanti sono 5 yuan? Circa 80 centesimi? 70? 80 centesimi. Eccoci qua finalmente al parco Beiling, guardate che bello, con l'entrata tutto in stile città imperiale. Poi soprattutto con le fontane, i draghi. Lasciate che vi do un po' di contesto. Ci troviamo al Beiling Gongyuan oppure Parco Beiling. È un parco che venne inizialmente costruito nel 1643. Originariamente venne costruito con lo scopo di essere un mausoleo, il mausoleo del primo imperatore dei Qing e sua moglie. Quindi non è solo un parco gigantesco che copre un'area di 3,3 milioni di metri quadri e anche quella più grande della città, ma nasconde anche l'inizio di un'intera dinastia. Ci sono un sacco di attività da fare, un sacco di modi di visitare questo parco. Come vedete ci sono i tandem, ci sono le macchinette, ci sono questi che mi stavano per investire e tante altre piccole attività intorno al parco come giostre, come giri in barca, eccetera. Quindi non aspetto nient'altro di vederlo tutto. Ormai si è fatto già un po' tardino, quindi non sono sicuro che riusciremo a vederlo tutto, ma proviamoci dai e fatevi un bel giro insieme a me. Dai, let's go! Come si pedala, scusa? Voglio capire dove va. Alla fine, dato che era ormai tardi e il parco stava per chiudere, abbiamo deciso di approfittarne per farci un giro in pedalò, cercando di goderci fino in fondo questa bellissima Golden Hour. Abbiamo preso un po' di tempo per rilassarci, chiacchierare e persino cantare in cinese mentre pedalavamo. Poi siamo usciti dal parco in grande stile, salendo su una specie di rickshaw a 4 posti che abbiamo noleggiato per visitare velocemente il resto del parco. Purtroppo però non siamo riusciti a vedere bene il mausoleo, che si trovava al centro del parco, sia per mancanza di tempo, sia perché l'ingresso in realtà richiedeva un biglietto extra piuttosto costoso rispetto a tutto quello che avevamo già pagato per entrare. Il gelatino tattico preso a forma di palazzo imperiale. Cosa prendono i nostri eroi? Si può sedere lì con le ninfe. Cosa ha preso di bello? Pomodori. Pomodoro c'è. Pomodori non questa volta. Pomodoro? Ah, ce n'è uno. C'è davvero uno. Ma forse è una mela più o una fragola. Smetti di dire che sono mele. Non sono mele. Buono il gelatino, bellino il parco.
ma ora direi anche basta. Usciamo da questo parco e vediamo cosa fare questa sera. Ultimo mercato notturno da visitare. Siamo al Taiwan Tourist Night Market. Anche questo, come gli altri che abbiamo visto, dovrebbe essere enorme e dovrebbe avere tantissimi chioschi di cibo e oggetti souvenir tradizionali. Vediamo cosa andiamo a trovare. Dai, ok, eccoci qua al mercato. Sembra che ci sono un sacco di negozi del fake. Vedete, tipo le Nike, le Puma, guardate qua che roba. Ma anche un sacco di gadget, di cose strane e tutto. Questo è forzatissimo. Oddio, però funziona. Funziona? Sì, però quello sottile è meglio. Arrivati finalmente agli stand del cibo. Guardate che robetta. Oddio, ma questi sono topi? 这是什么动物？鸡翅，鸡翅。鸡翅包饭，鸡翅里有饭。谢谢。Non ho assolutamente idea di cosa mi abbia detto, ma ok. Guardate questo che ci fa il pane. How cool. È buono? Direi di no. Prima brutta esperienza. Passiamo al prossimo allora. 1000 tipi di spiedini. 1000 tipi di Questo è il mercato con la roba frutti più... di mare, direi. Vendono anche le tartarughe. Maronna che schifo. Impressioni su questo mercato finora? Sembrano tutte delle cose un po' estreme, un po' che dici, boh, ma un piatto di pasta, un piatto di riso con verdure, carne, e invece ci sono, ecco, zampe di gallina. Alla fine ho rinunciato alle cose strane che il mercato aveva da offrire e sono finito a mangiare qualcosa di un po' più, diciamo, sicuro rispetto almeno alle tartarughe, e soprattutto sono stato attratto dalla camicetta di questa signora con lo stile tradizionale del Dongbei. Ed ecco arrivato la nostra patata. Guardate che bella. Praticamente una spada enorme. Ora ce l'ha anche il prode guerriero. Polletto, fritto e patata, che non sbagli mai qua. Raga, prima di andare a mangiare abbiamo trovato qualcosa di veramente disgustoso, ma che aspettavamo veramente di vedere qua in Cina. Guardate qua che roba. Insetti, scorpioni, minchia, guardate qua. Ci sono anche i ragni, che schifo. Guardate qua, cavallette. Guardate che poi ve le mettono in zuppa. Maronna. 我从来都没吃过这种的事情。好吃？好吧，我相信你。Bye bye. Non so se avete visto, ma il ragazzo aveva in mano tipo dei calabroni o qualcosa del genere fritti con le salse e tutto, e madonna, gli ho chiesto se erano buoni, lui mi ha detto di sì, ma io no, non mi fido, col cavolo. Day 4. Buongiorno ragazzi, qua siamo in preparazione, ultimo giorno qua a Shenyang e ultimo giorno in questo hotel da incubo, quindi diciamo ciao ciao anche alle nostre care blatte. Guardatele qua, tutte belle schiacciate. Ciao ciao. E usciamo da questo posto di merda. Eccoci qua, finalmente in stazione. Finalmente è il momento di tornare a casa. È stato un viaggio incredibile, pieno di avventure, motorette, a cantare in giro, a vedere reperti storici e luoghi fantastici.
Ma direi che le avventure per oggi si concludono qui. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se così fosse, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale se vi interessassero i miei contenuti e commentare per dirmi la vostra. Detto ciò, nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao!